Ciao a tutti, oggi andiamo a visitare la casa di Bomarzo in via Fiume 4. Questo è il portone d'ingresso. Immaginate di tornare dal lavoro, entrate e chiudete la porta e silenzio. La prima cosa che vediamo appena chiudiamo la porta è la scala che ci accompagna verso i piani superiori. Qui capiamo subito il livello di eleganza dell'abitazione attraverso rifiniture di qualità. Il contrasto cromatico tra i gradini in granito e il legno scuro delle alzate e del corrimano crea un mix di pregio e un biglietto da visita di eccellenza per i vostri ospiti. Ma non è il primo ambiente che troviamo. Il primo ambiente in realtà è questa stanza, una stanza polifunzionale che può essere una Magium ad esempio, quella camera di decompressione fra l'esterno e l'interno, quella dove posizioniamo cappotti, borse, casse d'acqua, scarpe, tutto ciò che non vogliamo che entri in casa per una questione di spazi e di igiene. Anche qui contano i dettagli, con le travi a vista tinteggiate di bianco che danno volume e luminosità alla stanza e il pavimento a pianelle in cotto che si sposa perfettamente con lo stile tipico di un palazzo storico e signorile qual è questo. Questa stanza non va sottovalutata. Chi svolge un'attività professionale, ad esempio al pubblico, vuole creare un ambiente ibrido in cui abita e un ambiente in cui lavora, ma senza però che ci sia un contatto diretto con l'abitazione, e allora lo trasforma nel suo nuovo ufficio. Fa entrare il cliente e voilà. Prendo le scale ci portano al primo piano, che è quello dedicato all'area giorno. Entriamo nel cuore pulsante della casa. Ad accoglierci è questo splendido tinello, un ambiente che emana calore e tradizione. Soffermatevi sui dettagli. Lo sguardo viene subito catturato dalle travi a vista che danno carattere e profondità al soffitto, perfettamente conservate. Ma è il camino, in mattoni, il vero protagonista della stanza. Immaginate le serate d'inverno, il crepitio della legna e l'atmosfera intima che solo un focolare come questo sa regalare. È qui che la famiglia si ritrova per condividere i momenti più belli. Un elegante arco ci invita a proseguire verso la grande cucina, spaziosa e funzionale, dove il legno degli arredi dialoga armoniosamente con lo stile architettonico del palazzo. Questo è il luogo perfetto per iniziare la giornata. Immaginate di preparare la colazione mentre la luce naturale inonda la stanza. Ecco, questo è il vero segreto di questa cucina, un segreto che si scopre affacciandoci alla finestra. Una vista mozzafiato sulla vallata che cambia colori a ogni stagione. Cucinare qui, con l'orizzonte che si perde nel verde, trasforma ogni gesto quotidiano in un momento di puro relax. Siamo nell'altra parte del primo piano, che è la sala da pranzo. Io la chiamo sala da pranzo, o potremmo chiamarla salotto, la living, dining, quello che volete voi. Questa è la stanza in cui si possono creare i ricordi con gli amici o con la propria famiglia. Immaginate di varcare questa soglia e sentirvi subito avvolti da un abbraccio di luce. È quella che entra dalla finestra esposta a sud-est su via Fiume e che inonda la stanza che è il vero cuore pulsante della casa. Qui vi sentirete davvero in un palazzo speciale, grazie alle travi a vista, il maestoso lampadario e i termosifoni in ghisa che sanno di casa e di domeniche in famiglia, un dettaglio che il restauro ha voluto preservare per garantirvi un benessere autentico. Perché poi uno dice, invito gli amici, gli dico, abito in una casa, in una palazzina, no? In un cielo terra di 3 piani, a Bomarzo, uno pensa, vabbè, ma chissà che sarà una casa di quelle medievali, no? Da ristrutturare, sì, lui avrà dato una tinteggiata, ma finisce lì. No. Questa non è una casa che uno presenta come se fosse la prima casa che ha trovato. Questa è una casa curata, è una casa bella, è una casa elegante, una casa che fa fare un figurone. Se si invita qualcuno in questa casa non resteranno delusi. Adesso invece andiamo al secondo piano. Lasciamo quindi l'area giorno per salire verso l'intimità del piano superiore. Ad accompagnarci è una splendida scalinata interamente in legno. Sentirete subito come il passo si faccia più leggero e silenzioso. D'altronde questo è il preludio perfetto alla zona notte, un invito a lasciarsi alle spalle il caos della giornata per immergersi in un ambiente dove regna soltanto il relax. Durante il giorno c'è luce ovunque, da una parte o dall'altra comunque la luce c'è sempre, l'appartamento è sempre illuminato, finestre praticamente ovunque, dove ci giriamo c'è una finestra. Siamo arrivati al secondo piano. Addentrandoci nella zona notte, entriamo nella prima camera da letto, dove l'eleganza classica si fonde con una luminosità rigenerante. Il vero protagonista di questo ambiente è il pregiato parquet posato a spina di pesce, che con le sue sfumature calde e profonde dona immediatamente un senso di accoglienza e di pregio.
La stanza è inondata di luce naturale grazie all'ampia porta finestra che permette l'accesso al balcone privato di circa 6 metri quadri. Immaginate di svegliarvi la mattina e aprire le persiane per far entrare l'aria fresca. È lo spazio perfetto per chi cerca un rifugio silenzioso. Benvenuti ora nella camera padronale, un vero rifugio di pace. Ai vostri piedi c'è il calore del parquet, presente in tutta la notte, mentre alzando lo sguardo sarete affascinati dalle travi a vista che decorano il soffitto di tutta la palazzina. Ma il vero spettacolo si apre davanti a voi ogni mattina, la grande finestra che incornicia la vista mozzafiato sulla vallata. Nessun palazzo che vi blocca il panorama, nessuna ombra, solo la forza della natura e del silenzio. La particolarità di questa camera è questa porta qua, ovvero una lavanderia, uno spazio lavanderia dove possiamo utilizzarla questa qui come vasca, dove abbiamo appunto una lavatrice e ci sono tutti gli allacci, e questo era il bagno originale della casa. Cosa significa questo? Che volendo può essere anche ritrasformato in un secondo bagno, ma a prescindere da questo abbiamo qui sopra una botola. Questa botola qui che si apre, si sgancia, scende questa scala e lì sopra abbiamo un sottotetto. Ma la casa è tutta bella, ma il bagno? Eccolo qua, questo è il bagno. Anche il bagno, creato da zero, è stato realizzato puntando alla qualità delle rifiniture con dettagli di pregio come lo splendido specchio decorato a mano, realizzato su misura, che con i suoi motivi geometrici rossi richiama lo stile d'epoca dell'intero palazzo. L'ampia finestra non solo garantisce un'ottima ventilazione e privacy, ma offre anche una splendida vista aperta sulla vallata. E poi le finiture moderne, con il pavimento a scacchi e il box doccia spazioso, che si sposano armoniosamente con il carattere storico della casa, confermando ancora una volta la cura e l'amore con cui ogni angolo di questa proprietà è stato rigenerato. Ora, potremmo dire che è finita qui? Non è finita qui. E questo è l'accesso diretto all'appartamento, quindi dove si vive, ma girando invece l'angolo del palazzo, il secondo accesso che è su Via Fiume 6A, che è una serranda, e questo invece può essere utilizzato come garage oppure come spazio magazzino, o come per metterci la legna o per una piccola macchina, quindi ecco una smart oppure una moto oppure delle biciclette, oppure si può utilizzare come accesso per il plus della palazzina, perché una seconda casa fondamentalmente si può utilizzare anche ristrutturandolo come una taverna. Ad esempio si possono mettere un tavolo, si può mettere un mini bar, un videoproiettore, oppure si potrebbe creare una stanza da utilizzare per casa vacanza. Questo permetterebbe di avere una seconda entrata e, essendo Bomarzo una città comunque molto turistica, è una bella opportunità per poter avere anche una piccola entrata che con il tempo possa anche permetterci di rientrare dall'investimento fatto per acquistare l'immobile. Ora abbiamo visto l'intero palazzo, è una casa che comunque permette di poterla vivere al meglio sin da subito. Questa è la casa dove potete costruire una nuova vita. Una casa è il luogo in cui costruiamo i nostri ricordi e non c'è niente di meglio di costruire i propri ricordi in una intera palazzina. Grazie e al prossimo video.